Benvenuti nel video dedicato alla tasca applicata esterna, creata con il configuratore presente in TTCAD L3. Per tasca applicata esterna si intende come questo tipo oppure questo. Come esempio prendo un pantalone, base, clicco su Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato, mi si apre questa finestrella che mi chiede: vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Clicco sul sì. Mi porta all'interno del configuratore. Questa pagina che ho di fronte è la pagina misure. Questo video è dedicato alla tasca su parte, cioè sia per il davanti che per il dietro. Questo video è dedicato alla parte del davanti. La parte del dietro comunque si comporta nello stesso identico modo. Quando clicco l'iconcina mi si apre questa finestra, alla mia destra ho il davanti su cui voglio creare e appoggiare la mia tasca. Qui in alto ho la possibilità di creare due tasche, opera su tasca A o opera su tasca B. È selezionato la tasca A, lascio selezionato questa. Qui applica tasca di tipo, vado a selezionarlo. Mi viene indicata che è la tasca applicata esterna o a toppa. Il video è dedicato a questa tasca, però questa pagina mi dà la possibilità di creare anche un altro tipo di tasca. Cliccando sulla freccetta mi si apre questa tendina e trovo tasca tagliata sulla parte. Per questa tasca è dedicato un altro video. Questo lasciamo tasca applicata esterna o a toppa. Mi si è aperta questa finestrella che mi dà la possibilità di impostare il sacchetto tasca e nella parte grafica sono comparse due tasche. La tasca esterna serve per visualizzare le misure. Se io vado a cliccare su mostra quote tasche, mi vengono indicate le principali misure delle tasche, quella orizzontale e quella verticale. Se io vado a cliccare su mostra quote completa tasca, clicco, mi vengono indicati tutti i lati della tasca e le quote sono in blu. Andando a cliccare su forma sacchetto, mi si apre questa finestrella che mi dà la possibilità di scegliere forma della tasca che voglio. Io scelgo tasca tipo 3. Clicco su conferma. La tasca è modificata. Qui trovo tutte le varie misure della tasca. Qui sotto ho la croce che mi permette di cambiare la posizione della tasca all'interno del mio pantalone. Con il più verso l'alto mi sposta la tasca verso l'alto, il più a destra verso destra, con il meno verso il basso e con il meno di sinistra me la sposta a sinistra. Con il più doppio e il meno doppio me la sposta maggiormente, con il più singolo e il meno singolo la sposta di meno. Sotto ho dimensione. Sempre utilizzando la croce posso aumentare o diminuire la dimensione della tasca. Lascio abilitate solamente la misura orizzontale e verticale. Con la parte verticale della croce modifico la misura in lunghezza. Col doppio più mi aumenta di mezzo centimetro alla volta, con il doppio meno me la diminuisce di mezzo centimetro alla volta. Con il più singolo e il meno singolo si sposta di 1 millimetro alla volta. Con la parte orizzontale della croce mi sposta la larghezza. Sempre anche qui col doppio più di mezzo centimetro, col doppio meno me la rimpicciolisce di mezzo centimetro. C'è anche la possibilità di ruotare la tasca. Con il meno ruoto la tasca in senso orario, con il più in senso antiorario. Con lo 0 lo riporto all'origine. Qui in alto c'è scritto compatta. Se io abilito, mi crea una nuova parte, che è la patta. Ho anche la possibilità di modificare la forma della patta
e anche le dimensioni della patta. Con il più aumenta in modo orizzontale e con il più verticale l'allunga. Qui sotto altre impostazioni tasca, misure fisse in centimetri. Se io lo lascio come è in origine non abilitato, se io questo modello di pantaloni lo voglio creare con altre misure di partenza, la tasca diminuisce o si ingrandisce in proporzione alle misure che ho inserito per il nuovo pantalone. Se invece io lo abilito, queste misure che io ho dato rimangono fisse. La tasca segue il dritto filo del modello. Per farvi vedere questo, ruoto la tasca. Vado a togliere la patta e ruoto la tasca. Se io non abilito la tasca segue il dritto filo del modello, quando vado a posizionarlo sulla stoffa, il dritto filo è perfettamente in verticale, è come se fosse questa linea rossa che mi indica i centimetri. Ma se io volessi che la tasca seguisse il dritto filo del pantalone e perciò quando io l'appoggio sulla stoffa avesse questa rotazione, vado ad applicarlo. Ed ecco qua che la tasca si presenta ruotata. Questo serve ad esempio se avete un tessuto a righe e volete che le righe siano uguali a quelle del pantalone, in modo da mimetizzare la tasca. Riporto a 0 la rotazione. Qui sotto c'è di default adatta sacchetto a bordi. Cosa vuol dire? Se io questa tasca qui la spostassi fino ad arrivare sul fianco, lasciando abilitato adatta sacchetto a bordi, vuol dire che il programma adatta la tasca al perimetro su cui viene appoggiata. Viene tagliato via il pezzo in più e la tasca si presenta in questo modo. Se io invece lo vado a disabilitare, ho la tasca completa intera. Per ultimo, abbiamo qui in basso personalizza tasca. Se io la seleziono mi porta all'interno della pagina tasca applicata interna senza taglio e questa parte iniziale è uguale al configuratore, però se io vado ad abilitare modo modifica avanzata, ho la possibilità di andare a modificare ogni linea, ogni curva di cui è composto questa tasca, selezionandola e andando a modificarla con la croce o il tipo di curva. Vi ricordo che c'è un video dedicato a questa pagina. Usciamo, riportiamo all'interno. Un'altra cosa che si può fare all'interno di questa pagina è creare un taglio se si vuole sulla tasca. Ad esempio, se si vuole creare un taglio per poi applicare una cerniera o per andare poi a modificare questo taglio per dargli una forma creativa. Qui dove c'è scritto impostazione taglio tasca, se io vado a cliccare sull'icona, mi si apre questa finestrella che mi fa vedere taglio di tipo 1 e taglio di tipo 2. La forma dei tagli è uguale, è un rettangolo, solo che il primo si presenta più piccolo e il secondo è più alto. Prendiamo il primo. Si presenta proprio con questa dimensione, proprio piccolissimo. Qui io ho la possibilità di andare a visualizzare le misure. Mi viene indicato che è 1 millimetro. Con le dimensioni posso aumentare e anche spostare. Tipo 2. Posso modificare le dimensioni e anche qui lo spostamento. Si può anche personalizzare la forma di questo rettangolo che si presenta come un rettangolo entrando in personalizza tasca, abilitando modo modifica avanzata, andando a cliccare, si presenta come un segmento, io ho la possibilità di trasformarlo come desidero. Faccio solo un esempio per farvi vedere. Faccio ok, ecco qui
che ho ottenuto questo taglio all'interno della tasca. Vado a disabilitiamolo, lo portiamo senza niente, gli lasciamo la patta, vado in crea progetto ed ecco qua che ho il pantalone del davanti e del dietro, la tasca e la patta e sulla parte del davanti viene visualizzata con la tratteggiata dove avevo posizionato la tasca. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!